Siamo arrivati penultimi alla 24 ore di Modena. Beh, certo, detta così sembrerebbe l'inizio di un video disastroso, perché oggi quella che vi voglio raccontare è una storia diversa. Questa macchina, nonostante il risultato finale, è andata veramente bene. Anzi, molto probabilmente è andata decisamente meglio di quanto racconta la classifica. Ciao ragazzi, io sono Massimo e come sempre vi do il ben ritrovato sul canale Slot Car Tech. Se siete appassionati di slot car, gare endurance, preparazioni, recap e tutto quello che gravita attorno a questo fantastico mondo, siete nel posto giusto. In questo video torniamo sulla macchina che abbiamo utilizzato alla 24 ore Classic Slot It di Modena. Qualche tempo fa, se avete visto il video, vi ho fatto vedere come l'abbiamo preparata per affrontare questa gara di durata. Il lavoro fatto, le scelte tecniche, i controlli, la messa a punto e tutto quello che serve per portare una macchina ad affrontare una gara lunga, impegnativa, stressante come una 24 ore. Oggi invece facciamo il contrario, ovvero la smontiamo. Andiamo infatti a vedere che cosa è rimasto di questa vettura, di questa Ford GT40 MK2 di Slot It dopo 24 ore di pista, di cambi pilota, usura, contatti, gomme, caldo, stanchezza e tutto quello che una gara di questo genere si porta con sé. Però prima di iniziare con lo smontaggio della vettura voglio fare una premessa importante. Sì, siamo arrivati penultimi, o meglio ultimi della nostra categoria, ovvero la P2, ma per noi questa gara non era nata con l'obiettivo di vincere o comunque fare risultato a tutti i costi. Abbiamo voluto partecipare alla 24 ore Endurance Classic Slot It di Modena per portare persone nuove a vivere un'esperienza di questo genere, per far provare insomma che cosa significa vivere dal di dentro una 24 ore, condividere il box, gestire i turni di guida, affrontare la tensione della gara, guidare di notte, sbagliare, recuperare, aiutarsi ed arrivare fino in fondo. E sotto questo punto di vista per noi l'obiettivo è stato centrato. Il risultato finale in classifica infatti non era sicuramente la cosa più importante. La cosa importante era esserci, divertirsi, fare esperienza, imparare a portare la macchina fino al traguardo. Detto questo però non voglio neanche far pensare che la macchina fosse lenta o comunque non competitiva, perché secondo me non lo era affatto. La classifica finale infatti racconta solo una parte della storia, ma di fatto non racconta proprio tutto. E infatti andando a spulciare fra tutti i dati della classifica generale spunta una cosa davvero interessante. Io ho guidato per 5 ore, ho preso infatti i miei stint di gara e li ho messi a confronto con quelli degli altri concorrenti che hanno guidato esattamente i miei stessi stint. Ma questo non per dire guardate quanto sono bravo, perché in una 24 ore conta la squadra, conta la costanza, conta arrivare fino alla fine, conta soprattutto il lavoro di tutti. Però questo confronto serve a dimostrare una cosa: la nostra macchina in pista, guidata nelle condizioni giuste, andava davvero forte. In quelle 5 ore infatti siamo riusciti a completare il più alto numero di giri rispetto a tutti gli altri concorrenti della categoria P2 e persino a stare davanti a qualche concorrente della categoria P1, vetture sicuramente più prestazionali dalla preparazione più accurata. Quindi al di là dell'ultima posizione finale, ovvero quello che dice la classifica, questa macchina aveva passo, aveva affidabilità, aveva un comportamento davvero molto buono. Ed è proprio per questo che secondo me vale la pena analizzarla davvero bene, perché dopo una 24 ore o comunque dopo una gara di endurance così lunga non basta dire è andata bene oppure è andata male. Bisogna guardare che cosa ha funzionato, che cosa si è consumato, che cosa ha ceduto e che cosa invece ha retto meglio del previsto e soprattutto che cosa si può migliorare per affrontare la prossima sfida. E allora adesso facciamo proprio questo. Mettiamo da parte la classifica per un attimo e andiamo nel concreto a vedere come questa Ford GT40 MK2 Slot It è uscita da questa 24 ore di Modena. La mettiamo sul tavolo di Slot Car Tech e andiamo a smontarla pezzo per pezzo e scopriamo che cosa ci racconta dopo la gara endurance.
e questa è la macchina che abbiamo utilizzato alla nostra 24 ore. L'unica cosa che è stata tolta è, come vedete, i bollini nella parte anteriore. Qui in realtà il numero 3 sarebbe ancora ben visibile, ma c'è la colla del bollino. Altre parti che abbiamo dovuto sostituire, parlando di carrozzeria, sono state davvero poche. Abbiamo solo aggiunto questo sportello posteriore che funge da convogliatore d'aria per il motore nel modello reale, perché durante le prove libere si era staccato. Per il resto, come vedete, la vettura nella parte anteriore ha perso un gancio traino, ha praticamente la parte anteriore decisamente sfondata, perché infatti se vedete io schiaccio e rientra la griglia metallica qui nella parte anteriore, mentre nella parte posteriore le cose sono andate un po' peggio. Sono abbastanza salve le due marmitte perché erano già state incollate in fase di preparco, però tutta la parte posteriore del traliccio, quello azzurro che trovate sulla Ford GT40 MK2 originale, è praticamente andata persa. C'è solo questa parte che si è salvata, mentre le due griglie, le due fotoincisioni presenti nella parte posteriore sono praticamente andate entrambe perse, così come abbiamo dovuto incollare con della colla cianoacrilata queste due parti di motore, perché anch'esse sono andate praticamente perse. E poi tutta la parte di motore posteriore manca. Come vedete, le cose sono andate piuttosto male, per via soprattutto anche dei colpi che ha subito magari nelle fuoriuscite, perché sopraggiungeva un'altra vettura che andava a picchiare in questa parte della nostra macchina. Per tutto il resto diciamo che si è comportata decisamente bene, quindi non ci sono altre parti mancanti o comunque la macchina non si è rotta. Se la giriamo sottosopra, prima ancora di smontarla, abbiamo da notare delle cose interessanti. La prima sono le spazzole. Come vi avevo fatto già vedere, io ho montato delle spazzole MB Slot, le ho trattate con il liquido Voodoo della Trinity e queste sono le spazzole dopo 24 ore di gara. Non le abbiamo praticamente sostituite, non sono assolutamente consumate, sono spazzole ancora decisamente molto buone, sono spazzole che potrebbero addirittura quasi rifare una 24 ore. Quindi diciamo che questo è un primo segnale molto positivo della nostra vettura, che si è comportato forse in maniera anche inaspettata, perché sinceramente io pensavo di dover almeno fare una sostituzione delle spazzole. Alcuni mi hanno consigliato di utilizzare delle spazzole stagnate, a me non piacciono tanto perché, a differenza di queste diciamo classiche o ramate, hanno la prerogativa di attorcigliarsi nel caso succeda qualche cosa. Quindi vanno decisamente molto bene, però nel caso in cui magari la vettura possa cambiare corsia o addirittura uscire, girarsi al contrario e fare qualche metro o anche semplicemente qualche centimetro al contrario, le spazzole stagnate possono attorcigliarsi su se stesse, e poi è molto difficile, anche perché sono un po' più rigide di queste ramate o comunque di queste MB Slot, ritornare nella posizione originale. Queste invece, come vedete, sono state perfette. Un'altra cosa che ci balza subito all'occhio è praticamente il basculamento, o meglio la traslazione frontale posteriore della vettura. Infatti qui, come potete vedere, il telaio è molto libero di poter basculare. Qui in pratica, a forza probabilmente delle uscite, a forza dei colpi subiti, a forza anche delle repentine accelerazioni o delle frenate, in pratica si sono asolati i fori dove sono state puntate le viti. Sono viti a testa piccola e quindi non riescono a tenere sotto controllo il basculamento, o meglio la traslazione del telaio rispetto alla carrozzeria, e quindi, come vedete, lui è liberissimo di andare avanti e indietro. Ben inteso, non ci sono stati problemi in questa occasione, però sicuramente è un fattore da tenere sott'occhio eventualmente per altre preparazioni di vetture, perché così possiamo andare a gestire anche questa parte. Per tutto il resto il telaio è praticamente rimasto invariato, non ha subito nessuna deformazione, insomma è rimasto esattamente così come lo abbiamo preparato noi. Sono rimaste avvitate esattamente nello stesso punto come le avevamo avvitate anche le viti del banchino, le due posteriori e le due anteriori. Io ho utilizzato delle viti a testa conica in alluminio e devo dire che si sono comportate decisamente molto bene, rimanendo perfettamente
all'interno della loro posizione. Beh, direi a questo punto di andarla a smontare. Ci muniamo di cacciavite a taglio e andiamo a svitare le viti che tengono insieme il telaio con la carrozzeria. Eccoci con la macchina smontata. Come vedete, ve lo dico fin da subito, i più attenti lo avranno già notato, c'è una vite corta e una vite lunga. Questa vite lunga l'abbiamo dovuta praticamente aggiungere in corso di gara, perché la vite corta si era praticamente allentata. Molto probabilmente la colonnetta aveva ceduto un po' a livello di filetto e quindi ho preferito utilizzare una vite lunga che mi permettesse di gestire allo stesso modo il basculamento della vettura, ma andare a mordere su una parte della colonnina ancora non utilizzata. Ho preferito infatti partire con delle viti piuttosto corte per mordere la prima parte di colonnetta, per poi eventualmente, come è capitato, andare ad utilizzare delle viti più lunghe che mi permettessero di raggiungere una parte della colonnetta decisamente più alta. In questo modo mi sono salvaguardato la possibilità di non perdere poi successivamente le viti. Allora, partiamo subito dalla carrozzeria della nostra vettura e la guardiamo internamente. La prima cosa che si può notare è questo piccolo pesettino di piombo. Ho dovuto aggiungere 0,6 grammi al momento delle verifiche perché la vettura risultava sottopeso. Lo dico subito, errore mio, perché pensando di utilizzare una vettura originale, questa è la vettura come la potete comprare direttamente da Slot-It, ho pensato e ho chiaramente fatto un errore di presunzione che la vettura stesse già sopra al peso dichiarato o comunque al peso conforme relativamente alla 24 ore. In questo caso era 0,6 grammi in meno. Niente di grave, non è successo praticamente nulla, ho dovuto semplicemente aggiungere questo peso. Come da regolamento sono andato ad aggiungerlo al di sotto dell'abitacolo. Nella parte posteriore, come vedete, c'è un discreto accumulo di gomma. Niente di preoccupante, è semplicemente il copertone che veniva utilizzato durante la gara, che nei vari stint di gara si andava via via consumando e quindi una parte di questo residuo, oltre a finire in pista, finiva anche all'interno della vettura. Semplicemente è da pulire. Ad ogni cambio gomma noi andavamo a scuotere un po' la carrozzeria e questo ci permetteva di andare a togliere una parte di questa gomma residua. Quella che vedete è praticamente l'ultima gomma degli ultimi due stint di gara dopo l'ultimo cambio gomme. Per il resto tutto quello che vedete della macchina è rimasto invariato e devo dire che la carrozzeria si è comportata decisamente bene a retto dal primo all'ultimo giro. Il residuo di gomma che avevamo visto prima sulla carrozzeria lo troviamo chiaramente anche sul telaio e infatti sia nella parte del motore sia nella parte del banchino motore, come vedete, è decisamente molto piena di gomma. C'è anche un pezzettino di nastro appoggiato sul motore che va a tappare i due fori del motore stesso. Questa è stata una correzione che abbiamo adottato in fase di gara perché il primo motore ci è durato veramente poco a causa in pratica delle uscite di pista. Cosa succedeva? Questo residuo di gomma penetrava all'interno dei fori di questo motore e andava chiaramente a modificarne il funzionamento. La macchina rispondeva male, la macchina andava a scatti o, come è capitato, si è fermata del tutto. E allora negli altri motori che abbiamo sostituito abbiamo deciso alla fine di utilizzare questo sistema per tappare i due fori, quindi un pezzettino semplicissimo di nastro. Avevamo a disposizione del banalissimo nastro nero, lo abbiamo fatto e devo dire che alla fine si è comportata in modo ottimo fino a fine dei giri. Non c'è più stata la gomma che è entrata all'interno del motore e questo in pratica non ha più avuto nessun tipo di problema. Per quanto riguarda il basculamento del banchino, direi che questo è rimasto in pratica conforme a quanto fatto ad inizio preparazione, quindi ad inizio gara. Non ci sono stati problemi, non c'è stata nessuna vite da dover serrare o comunque da dover visionare per riportarla alle condizioni originali. Sempre fermandosi nella parte posteriore della vettura, un dubbio che avevo io era se l'ingranaggio di plastica o comunque di nylon poteva reggere effettivamente 24 ore abbinato al pignone di ottone. Beh sì, l'ingranaggio ha retto decisamente molto bene, il rumore è rimasto contenuto fino all'ultimo giro, la macchina non ha sgranato, non ha avuto nessun tipo di problema e ancora adesso, come vedete, ingrana decisamente bene. Io ho deciso di mettere la
corona verso l'interno della vettura piuttosto che verso l'esterno, ovvero verso la ruota, per evitare che potesse sfregare con la ruota stessa. Ho visto delle vetture che avevano la corona girata verso l'esterno, quindi girata verso la ruota. Proverò poi per vedere questa soluzione se effettivamente può comportare qualche miglioria o comunque qualche centesimo in più rispetto a questa soluzione. Questa comunque è andata decisamente bene, anche la traslazione laterale è rimasta invariata. Io ho utilizzato due rasamenti sia dalla parte della corona sia dalla parte opposta per diciamo far girare un po' meglio l'assale e quindi permettere alla vettura di avere sempre un passo costante e fluido. Il peso, nonostante io non abbia messo nessun tipo di patafix, di colla o di cose strane, è rimasto perfettamente all'interno della sua sede. Se provo a schiacciarlo non succede nulla, quindi vuol dire che è decisamente ben saldo, per cui mi sento di dire che questi supporti per il peso in tungsteno di Slot It funzionano veramente bene. 24 ore sono tante e il peso in questo caso non si è spostato. Non ho voluto appositamente mettere colla oppure anche del semplice patafix per fissare questo peso, perché non ero sicuro fino alla fine se l'avremmo tenuto oppure no, per cui ho preferito tra virgolette rischiare un po' sul suo posizionamento, ma in realtà ha tenuto perfettamente fino alla fine. Usure particolari nella parte posteriore assolutamente no, ci soffermiamo poi ancora un attimo sulle gomme. Nella parte anteriore anche in questo caso l'assale ha retto benissimo fino alla fine. I due grani devo dire si sono forse allentati un pelino, adesso andrò a controllare se sono quelli superiori o quelli inferiori, perché come vedete c'è un leggerissimo basculamento, però i cerchi che sono stati inseriti semplicemente a pressione non hanno nessun tipo di traslazione laterale, o meglio ne hanno giusto il pelino che avevo dato all'inizio, quindi anche in questo caso tutto perfetto. I grani come vedete sono al loro posto, sia quelli superiori che quelli sottostanti al telaio, poi ripeto andremo a vedere quale dei due si è mosso, ma stiamo parlando veramente di centesimi di millimetro, perché vedete che il basculamento c'è ma comunque è decisamente minimo. Ottimi anche i fili motori, i capicorda e come abbiamo già detto prima le spazzole, perché in questo caso non abbiamo dovuto fare nessun tipo di intervento. I capicorda sono ancora decisamente ben saldi all'interno della sede del pick up. Io non ho messo nessuna brugola per fissarli perché così velocizzavo le operazioni anche nel caso avessimo dovuto cambiare il pick up oppure cambiare le spazzole, e devo dire che alla fine si sono dimostrati perfettamente idonei alla loro funzione. Dicevamo prima che ci saremmo soffermati ancora un po' sulle gomme. Bene, queste sono le gomme utilizzate dopo due stint di gara. Sono le gomme F22 1207, sono un po' consumate, come vedete sono decisamente molto appiattite, non hanno fatto nessun tipo di blister, una gomma eccezionale. In pratica si comportava nel migliore dei modi dal primo all'ultimo giro. Cambiavamo le gomme solo quando la vettura iniziava a toccare il fondo della pista. Adesso qui io girando vedete continua a perdere gomma, anche perché la macchina è stata un po' oliata, non troppo, e la gomma come vedete non si è attaccata assolutamente al telaio o comunque alle parti della vettura stessa, e la gomma quindi è decisamente una gomma molto buona. Quanto è durato? Beh, diciamo che io ho fatto forse la mia miglior manche al terzo stint consecutivo delle gomme, quindi dopo 3 ore, e verso la fine delle 3 ore la macchina iniziava a toccare sotto. Calcolate ragazzi che 3 ore di gara, se pensiamo su una 4 corsie, una gara magari da 6 minuti, quindi 6, 12, 18, 24, significa fare quasi 9 gare, per cui decisamente tante. Se in un campionato, in uno slot club si fanno magari 4 o 5 gare, significa fare 2 anni di gare. Chiaramente ci sono anche le prove, però tanto per dare un metro di paragone. Quindi sono gomme che si comportano decisamente molto bene, sono gomme che mantengono la loro funzionalità, mantengono la loro trazione, mantengono la macchina sempre stabile all'interno della corsia per tutta la durata. Noi abbiamo dovuto sostituirle solo quando la macchina raschiava, si sentiva visibilmente che raschiava il fondo della pista. Diversamente
problemi zero. L'unico inghippo che abbiamo trovato, come vedete noi abbiamo montato cerchi Air, è stato quello di dover smontare velocemente le gomme e rimontare quelle nuove con la macchina che aveva la carrozzeria. Chiaramente in questo momento è molto facile perché posso prendere la gomma e toglierla in questo modo, e anche per rimetterla la posso andare tranquillamente a rimettere in questo modo senza fare praticamente nessun tipo di fatica, in pochissimi secondi. Ma con la carrozzeria e con una gomma decisamente consumata avevo difficoltà nel fare questa operazione, anche perché comunque questa è una gomma mediamente consumata, ma ce ne sono state altre che si sono consumate un po' di più. Abbiamo tentato di portarle un po' più al limite, quindi il consiglio che posso dare e che ci diamo anche noi per la prossima gara è di calcolare bene l'usura delle gomme ed eventualmente utilizzare magari dei cerchi non air nel caso in cui ci siano particolari impedimenti nell'andare a sostituire o comunque ci si metta troppo tempo. Per il resto il telaio e la carrozzeria, devo dire, si sono comportati nel migliore dei modi, ma questo ormai lo sapete perché avete visto che abbiamo portato a termine la nostra 24 ore. Vi voglio rubare ancora un po' di tempo per farvi vedere questo speciale cofanetto che ci è stato dato alla 24 ore di Modena al campionato europeo, la prima gara. È stato dato questo cofanetto a tutte le squadre partecipanti. È un cofanetto ad edizione speciale, come vedete marchiato chiaramente Slot It. Nella parte interna reca praticamente la scritta European Championship, la 24 ore di Modena e la data della gara, e poi c'è questa bellissima chaparral che praticamente ha sull'alettone superiore il logo ancora della 24 ore di Modena, ma nella parte anteriore sul vetro in questo caso la scritta Calabroni Rossi, la bandiera italiana perché c'erano squadre anche straniere, e poi la categoria alla quale abbiamo partecipato, in questo caso la P2. È un cofanetto particolare perché di fianco alla macchina rievocativa della gara che abbiamo appena fatto ci dà la possibilità di andare a posizionare la nostra macchina. Infatti se vedete qui di fianco possiamo andare a posizionare la nostra vettura. Io adesso la vado a riassemblare senza chiuderla perché l'abbiamo appena vista aperta, e quindi è un bellissimo ricordo di questa esperienza. Anche in questo caso Slot It ha veramente pensato a tutto, e questo sarà un bellissimo ricordo per tutto il team, per tutto lo Slot Club che ha partecipato. Ebbene ragazzi, questa precisazione era d'obbligo, ovvero vedere la macchina cosa aveva subito dopo 24 ore di gara, ma soprattutto dare un responso su come si era comportata, perché abbiamo fatto diversi video sulla preparazione proprio di tutte le vetture della categoria P2, abbiamo visto anche le altre vetture della categoria P1, ci eravamo soffermati noi su questa Ford MK2 e chiaramente il risultato della gara, se visto solo esclusivamente con la classifica, dava un responso quasi di una macchina che non era all'altezza delle altre. Ma in realtà lo dico, è decisamente importante far fare queste esperienze non soltanto ai piloti di punta, ma anche portare a queste gare piloti che magari non hanno la possibilità o che non sono ancora così esperti, perché l'esperienza si fa anche partecipando a queste gare. Se loro non possono mai partecipare, se tutte le volte si costruiscono squadre a tavolino con i migliori piloti, sicuramente si punta alla vittoria, ed è giusto così, perché anche noi parteciperemo più avanti ad un'altra 24 ore puntando magari a una posizione di rilievo. Però ogni tanto è anche utile, anche piacevole far vivere queste emozioni, queste esperienze anche ad altre persone dello Slot Club. E voi di questo che cosa ne pensate? Siete della mia stessa idea, oppure preferite avere una squadra forte che punta alla vittoria o comunque a un posto sul podio? Come sempre vi chiedo di scrivermelo nei commenti. Io con la serie di video Road to Modena con questa Ford MK2 GT40 direi che ho chiuso qui. Vedremo ancora alcune preparazioni nella categoria P1, macchine un po' più prestazionali, però non parteciperò più, almeno per quest'anno, a gare endurance di questo tipo. Ci rivedremo in altri ambiti, sempre in gare Slot It con categorie diverse. Abbiamo ancora tanta carne al fuoco, abbiamo ancora tutte le vetture della categoria LMP da sviscerare, da valutare, da correre. Avremo ancora poi la finale nazionale, insomma avremo ancora tantissime gare Slot It da fare, avremo ancora tantissime vetture da preparare. Beh, direi che però per questo viaggio siamo ormai arrivati al termine, per cui possiamo virtualmente richiudere il cofanetto, e vi do appuntamento sempre qui sul canale Slot Car Tech per il prossimo video.